Sono Lisa Bencivenni e sono una persona prima di tutto e sono anche un'artista del teatro di figura, quindi mi occupo di teatro di figura nel senso più stretto del teatro di burattini a guanto, e oltre a questo sono una facilitatrice di ludopedagogia, quindi gruppi di gioco nel senso proprio di gioco collettivo, riappropriazione di spazi, di linguaggi, insomma questo più o meno. Ok, inizio con la prima domanda. Sì. Come descriveresti la tua esperienza durante i training e come la collocheresti nel tuo percorso formativo o artistico? La mia esperienza durante i training la definirei come un'esperienza di approfondimento di pratiche che ho già in qualche modo sperimentato nella mia vita, però sempre in ambiti differenti, con linguaggi, perciò anche ho deciso di farne parte, insomma di partecipare, per la multidisciplinarietà del progetto, perché è un po' quello che permea la mia esperienza e ciò che mi piace fare, dove mi piace stare. Quindi ecco sì, la mia esperienza è appunto questo approfondire tecniche, e approcci e metodi già sperimentati, visti, però farlo con un'ottica differente, perché qua c'è appunto un'ottica che per me è molto importante, soprattutto in questo momento, più che dell'inclusione, dell'accessibilità. Quindi questo è la mia esperienza in questo contesto, e come lo porterò poi nella mia vita, nella mia professione, nel mio continuare a esistere su questo pianeta. Cercherò di farlo adattando molti delle pratiche che ho provato, che ho vissuto, in maniera appunto specifica su vari contesti, soprattutto quello del gioco, dei laboratori e facilitazioni legate al gioco, che per me è veramente una cosa potente, quindi sì, intessendo. Ok. In che modo ti sei rapportata al gruppo durante le attività? Hai percepito un senso di appartenenza o hai preferito assumere una posizione più di osservatrice? Allora, io poi rispetto al gruppo in cui mi sono trovata durante questa esperienza, la mia posizione è stata un po' ambivalente, perché ho alternato momenti di appartenenza, proprio mettendomi in quella disposizione, perché era l'esperienza che cercavo e quindi volevo fare, e però allo stesso tempo ho cercato anche in momenti che ritenevo opportuno farlo, essere più dalla parte dell'osservazione, perché anche la parte osservativa per me è parte della mia ricerca, e quindi per me vedere da fuori, soprattutto quando si sono magari ripetute alcune esperienze, quindi io avendola già fatta dalla parte, no, della partecipazione, al secondo giro ho cercato di farla dalla parte dell'osservazione, in modo tale da avere tutti e due gli approcci, tutte e due le possibilità. Ti sei sentita accolta e supportata da chi ha condotto il training? Allora, rispetto a chi ha condotto questo training, mi sono sentita, sì, in generale supportata. Soprattutto una cosa che per me è stata molto positiva è che non mi sono mai sentita né giudicata né in dovere di performare in qualche modo, e questo lo trovo molto, soprattutto in questo ambito qua che io dove navigo da un po' di anni, è una cosa per me veramente importante, perché anche quello che da cui cerco di liberarmi. Infatti in molte situazioni dove mi trovo io, no, a essere quella che non dà il laboratorio, ma lo fa, è sempre noto rispetto a persone che magari vengono da altri contesti, che è molto più facile per loro che per me, perché io ho un po' addosso questa roba
della performance, no? Come credo accada molto a chi fa lavori nell'ambito artistico, eccetera, teatrale, della danza. E in questa situazione mi è piaciuto questo sentirmi non in dovere di dimostrare niente, che ovviamente è una mia cosa, no? Non so come chiamarlo, un mio piccolo trauma. Però è anche vero che lo mettiamo insomma in pratica quando, no, l'ambiente, le persone fanno in modo che tu lo debba mettere in pratica. Quindi in questa esperienza mi sono sentita finalmente libera di non dover dimostrare niente a nessuno e a nessuna. Tra le attività proposte, fisiche o teoriche, quali hanno attivato in te maggiore attenzione e risonanza in relazione alle tematiche affrontate? Cosa le ha rese significative per te? Fra tutte le varie attività che ho sperimentato in questo training, allora, per me, che sono una persona molto incline allo scrivere, a prendere appunti alla parola, per me ho voluto veramente concentrarmi più sulla parte più esperienziale, quindi del movimento, no, dell'interfacciarsi con le altre persone, dell'interazione, anche se ho un debole per l'appunto, quindi per me questo è un po' la... E in tutte le cose, quelle che più mi hanno... E sicuramente porterò, perché ho già preso un po' di appunti per portarle in altre situazioni specifiche, come dicevo prima, e quelli che mi hanno davvero colpito e anche wow, dico guarda questa cosa si può fare anche così, che figo, e anche oltre a questo anche la consapevolezza del fatto del gioco, che ecco questa è una cosa che è un po' mancata in questo training, il gioco, ma perché no, si verteva su tanti aspetti, però appunto c'è stato un momento di gioco e quello è stato per me molto potente perché mi ha confermato che il gioco funziona al di là di qualunque parola, di qualunque differenza, quindi per me è stato come dire sto facendo la cosa bene, no? Perché quando vai a giocare faccio un laboratorio di gioco, ti guardano tutti come vedi questa sta fuori di testa, quindi per me è stato wow, consolidare, no? Questo mio percorso e questa mia scelta, e però dall'altra parte ciò che anche mi è piaciuto molto sono state alcune esercizi portati da Fiorenza legati allo stare con l'altra persona, soprattutto in interazione con con le altre persone. E quindi sì, lei, e poi anche una cosa in particolare che potrebbe essere un po' anche gioco quella, in qualche modo, è questa attività portata da Luce, legata al fatto, no, di assumere una sembianza diversa dalla tua, aggiungendo o togliendo pezzi di carta, un po' perché forse io essendo legata al teatro di figura, per me la carta, lo scotch, e un po' perché è stato veramente una roba semplice, apparentemente, che ha tirato fuori tante cose potenti, perché un conto è che tu, no, c'è una parte proprio stando nel tema, no, della differenza di genere, delle persone trans, non binarie, e spesso, no, ci sono parti del corpo che io da persona cis, perché questo, però che mi dispiace non poter vivere, no, quel disagio, e questa pratica chiaramente non è che sto vivendo totalmente il tuo disagio, però posso provarlo, no? Però l'ho riportato anche, no, in gruppo. La cosa differente è che io quella parte del corpo a un certo punto me la tolgo, no? E tu no. E quindi quella è tanta roba per riflettere, no? E per entrare in empatia. In che misura questa esperienza ha inciso sul tuo modo di riflettere e confrontarti sulle questioni di genere? Allora, ha inciso molto, infatti l'ho proprio cercata quando ho trovato questa possibilità di far parte di questo progetto, mi ci sono proprio buttata a pesce.
e perché credo che se ne parli tanto, tantissimo, ma che poi nello stare, nel fare, nell'interagire quotidiano ci siano veramente tante cose che non si sanno, tante cose che non ci si permettono e che non si permettono agli altri, alle altre. E quindi per me questa esperienza veramente, da questo punto di vista, è stata veramente tanto sull'approccio, soprattutto del non dare per scontato mai nessun corpo, mai, sotto tanti punti di vista, dai più complessi ai più semplici, se vogliamo, no? Anche io facendo laboratori, spesso, no, ci troviamo, sappiamo, no, più o meno i contesti, quindi ci sediamo in cerchio per terra, dando per scontato che tutti e tutte stanno comodi, comode, ma no, quindi a volte ce lo dimentichiamo, io me lo dimentico, e quindi per me è stato, su questo punto di vista, veramente mi porto uno strumento prezioso, sono molto contenta. In che modo la danza e il teatro possono contribuire ad attenzionare, esplorare e comunicare le tematiche di genere? Poi lo possono fare in tantissime maniere, il teatro, la danza, l'arte in genere può contribuire veramente in tante maniere, tante forme, nell'attenzionare, nel visibilizzare, ma non è solo visibilizzare, perché anche il visibilizzare a volte può essere molto deleterio, quindi è il modo, no? È l'approccio a cosa si sta e come lo si sta visibilizzando, e lo può fare in tanti modi, quindi secondo me sia semplicemente con il linguaggio fisico, che può essere ricondotto alla danza, semplicemente integrando più persone, appunto, trans o non binarie, per esempio, che potrebbe essere già una bella mossa, soprattutto in questo fantastico paese dove stiamo, da una parte. Dall'altra, questa è la danza. Col teatro, secondo me, portando proprio esperienze, quindi magari attingendo da fonti che possono essere delle più disparate, scritte, di cui autori, autrici, eccetera, sono persone che vivono davvero quell'esperienza, perché spesso ci si trova, no, davanti a spettacoli scritti da chi non ne ha idea, perché, no, io ora, facendo un esempio magari un po' più rispetto alla mia esperienza di donna, spesso io mi inalbero un attimo quando vado a vedere uno spettacolo sulla violenza sulle donne, che è palesemente scritto da un uomo, e quindi dici, vabbè dai, stiamo perpetrando ancora violenza in un'altra forma, no? Quindi è un po', cioè Roma si direbbe un po' una cosa paracula, non so se, però insomma, così credo. Perfetto. Allora, penultima domanda. Quali elementi, idee o consapevolezze ritieni di aver maturato al termine di questo percorso? Allora, io ritengo che al termine di questo percorso ho maturato, innanzitutto non ho maturato certezze, ma incertezze, e dubbi, e domande, e sono molto contenta di questo, no? Perché per gran parte della mia vita, facendo parte di questa cultura che ci opprime, anche chi pensa che non lo è, ho cercato proprio, no, di rispettare delle regole, delle forme, assecondare. Poi a un certo punto, non tanto tempo fa, ho scardinato tutto, e credo che anche un po' in concomitanza, cioè che questa esperienza sia stata un po' anche la ciliegina sulla torta, di riconoscere che il mio non riconoscermi in qualcosa che qualcun altro mi butta addosso non è un'esperienza solo mia. E questo è importante, che non sia un'esperienza della singola persona, ma la singola persona sappia che siamo tanti e tante, no? E quindi lo scambio dell'esperienza, tu come fai, io come farò, che cosa pensi, penso che sia importantissimo per non ammalarci definitivamente. Quindi questo. Se dovessi rappresentare questa esperienza con 3 parole, un gesto o un movimento, quali sceglieresti? Allora, se io dovessi rappresentare questa esperienza a parole, allora, a parole
La parola sarebbe, ne devo scegliere una, sarebbe insieme probabilmente, che può suonare veramente scontatissima, però proprio perché suona scontata, insieme, perché credo che sia una chiave per cambiare le cose, perché vanno cambiate e va fatto insieme. E chiaramente però insieme per ogni persona con la propria identità, senza adattarsi all'insieme, perché sennò non è insieme. E questo, e invece se volessi rappresentare questa esperienza, questo percorso con un gesto, sarebbe probabilmente qualcosa in antitesi che può suggerire il contrario di insieme, perché per me l'insieme non è una cosa chiusa, e quindi non sarebbe un insieme, ma sarebbero un insieme.